Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi andremo a realizzare la maxi bag che avete visto in anteprima, proprio questa qui. Guardate quanto è gigante, super estiva, sicuramente da sfoggiare quest'estate, da portarsi con sé anche a mare, perché no? È leggerissima, lo schema è super facile e veloce da realizzare. Vi mostrerò un'altra tecnica di lavorazione che secondo me è ancora più veloce, perché evitiamo di fare cuciture di troppo, ma lo scoprirete durante il tutorial. Per questo progetto chiaramente ho utilizzato un filato super estivo. Oltre l'aiuta abbiamo certamente la raffia. Benissimo, ho utilizzato proprio questa qui di Borgo dei Pazzi Firenze in questa bellissima tonalità, la colorazione numero 10. Abbiamo già visto questo prodotto in un'altra tonalità, quella turchese che ho proprio qui. Eccola, guardate, in confronto praticamente questa è integra e infatti già da qui potete notare quanto filato ho utilizzato per realizzare la maxi bag di oggi. Se vi ricordate, se siete fedeli agli appuntamenti settimanali, di certo ricorderete la borsa Tucket che ho realizzato proprio con questa rocca. Ogni rocca è composta da 250 grammi di filato ed è un 100% viscosa. Gli uncinetti consigliati 3,5, 4 e 4,5, io credo di aver utilizzato l'uncinetto 4,5, ma comunque vi lascio la clip qui. Comunque potete reperire il materiale che vi straconsiglio perché è una raffia morbidissima, non vi distruggerete le mani, ve lo assicuro. Chi l'ha provata che scriva nei commenti come si è trovata, io ve la straconsiglio. Comunque è disponibile in diverse tonalità su borgodepazzi.com. Io a questo punto vi riporto al tutorial di oggi, non ho altro da aggiungere, vi posso solo ricordare di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi i tutorial delle prossime settimane e di seguirmi anche sui miei social per rimanere in mia compagnia. A questo punto, sigla! Facciamo un anello magico. Entro all'interno, prendo la raffia e blocco innanzitutto con una catenella. All'interno dell'anello andiamo a sostituire il primo punto alto con i due punti bassi. Aggiungiamo due punti alti per un totale di 3. Catenella di separazione e ripetiamo il gruppo di 3 punti alti ed una catenella per altre 4 volte, per un totale di 5. Ovviamente termino con una catenella, tiro la raffia e chiudo l'anello magico. Chiudo anche il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto. Catenella, ritorno indietro nella catenella precedente, sostituisco il primo punto alto con i due punti bassi. Sempre nello stesso spazio aggiungo un punto alto per un totale di 2. Nei prossimi 3 punti lavoro un punto alto. Nella catenella di separazione realizzo il primo angolo costituito da 2 punti alti,
una catenella e 2 punti alti nella stessa catenella. Ripeto, nei prossimi 3 punti lavoro un punto alto, nella catenella di separazione lavoro l'aumento costituito da 2 punti alti, una catenella di separazione e altri 2 punti alti nello stesso spazio. Ripeto questa sequenza per tutto il giro. Il pentagono prende forma, ci rimane la catenella dove avevamo fatto i 2 punti iniziali. Ne aggiungiamo altri 2 e la catenella di separazione, così abbiamo completato l'ultimo angolo. Andiamo a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto, catenella, giro numero 3. Ritorno sempre indietro nella catenella di separazione e sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi. Sempre nello stesso punto lavoro un punto alto, a fine giro completeremo l'aumento e nel primissimo punto andiamo a lavorare un punto alto. Subito dopo andiamo a fare una catenella che sostituisce il punto sottostante, riprendo il filo, quindi questo lo salto e vado nel successivo, faccio un punto alto. Catenella di separazione, salto un punto e vado nel successivo. Catenella, salto il punto sottostante e vado nel successivo. Subito dopo sono alla catenella di separazione, qui vige sempre la stessa regola, per cui andiamo a fare l'aumento costituito da 2 punti alti, una catenella di separazione, 2 punti alti. Rivediamo il modulo precedente e poi possiamo continuare anche da soli perché dobbiamo ripetere lo stesso lavoro su tutti gli altri lati. Nel primo punto lavoro un punto alto, poi faccio una catenella, salto un punto e vado nel punto successivo, lavoro un punto alto, catenella, prendo il filo, salto un punto e vado nel successivo, catenella, salto un punto e vado nel successivo, perfetto. Subito dopo ho la catenella di separazione e lì ripeto l'aumento fatto da 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Continuiamo così. Concludo il giro saltando un punto e lavorando un punto alto nell'ultimo punto alto. Dopo aver eseguito il punto rete su tutti e 5 i lati, manca l'ultimo angolo. Proprio lì aggiungiamo 2 punti alti, una catenella e poi andiamo a chiudere. Semplice, facile e veloce. Catenella, giro numero 4. Ritorno indietro, sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi. Ne aggiungo un altro per un totale di 2. Poi prendo il filo e lavoro i primi 2 punti alti che ho al di sotto. Quindi attenzione a questa sequenza perché poi la ripetiamo. Poi dove c'è l'ultimo punto alto faccio una catenella, salto questo punto e vado a lavorare nello spazio di una catenella 3 punti alti chiusi insieme. Questo significa che prima chiudo le prime 2 asole, riprendo il filo, chiudo le prime 2, riprendo il filo sempre nello stesso spazio, chiudo le altre 2. Quando ho 4 asole sull'uncinetto prendo il filo e chiudo tutto. Dove c'è il punto alto faccio una catenella, quindi salto questo punto, e dove c'è la catenella di separazione lavoro 3 punti alti chiusi insieme. 2, 3,
4 asole, chiudo tutto, catenella di separazione, salto il punto alto e vado nella catenella successiva, quindi un punto, un secondo chiuso a metà, un terzo chiuso a metà, 4 asole e chiudo. Dopodiché faccio la catenella, salto un punto, vado nel punto successivo e lavoro un punto alto, un secondo punto alto, subito dopo ho lo spazio di una catenella e qui andiamo a fare chiaramente l'aumento, che è sempre costituito da 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. Rivediamo un'altra volta la lavorazione fatta in precedenza e poi anche qui continueremo da soli. Vado a lavorare i primi 2 punti del secondo lato. Il terzo punto lo salto e lo sostituisco da una catenella. Nella catenella di separazione lavoro 3 punti alti chiusi insieme, 2, 3, chiudo tutto, catenella di separazione che sostituisce il punto alto al di sotto, poi di nuovo catenella di separazione, lì lavoriamo 3 punti alti chiusi insieme, e voilà, catenella che sostituisce l'ultimo punto e quindi faccio l'ultimo punto costituito da 3 punti alti chiusi insieme. Non dimentichiamoci di chiudere il modulo con una catenella, saltiamo un punto e negli ultimi 2 andiamo a lavorare un punto alto. Bene, subito dopo abbiamo l'altro angolo, qui ripeteremo l'aumento e poi ripeteremo la sequenza per gli altri 3 lati. Concludiamo anche questo giro insieme, completo l'angolo con 2 punti, catenella e chiudo nel primo punto con punto bassissimo. Dunque finora abbiamo fatto 4 giri, dobbiamo avere un totale di 9 giri. Per continuare basterà ripetere gli ultimi 3 giri che abbiamo fatto insieme, quindi il giro numero 2, il giro numero 3 ed il giro numero 4. Se vi ricordate, durante il secondo giro abbiamo lavorato un punto in ciascun punto negli angoli gli aumenti. Come al solito sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, già lo abbiamo ben chiaro, e aggiungo un punto alto. Nei prossimi punti lavorerò semplicemente un punto alto, al di sotto ne ho 4, quindi 1, 2, 3 e 4. Poi subito dopo abbiamo la catenella, no? Prendiamo il filo e lavoriamo un punto alto. Subito dopo abbiamo i 3 punti chiusi insieme, prendiamo il filo, andiamo al di sopra e facciamo un punto alto. Subito dopo ho la catenella di separazione, entriamo e lavoriamo un punto alto. Quindi un punto alto nei 3 chiusi insieme al di sotto, uno all'interno della catenella, uno al di sopra dei 3 punti, catenella di separazione e concludo questo primissimo lato lavorando un punto nei prossimi 4, proprio come abbiamo iniziato. Terminato questo giro andremo avanti per un sesto giro, riprenderemo il punto rete. Vabbè, facciamo una cosa, ad ogni giro vi mostro come iniziare e poi possiamo procedere tranquillamente da soli, perché basta applicare lo schema di un lato sugli altri ed il gioco è fatto. E ho iniziato il giro numero 6 e riprenderemo la sequenza del giro numero 3, quindi effettueremo per ciascun lato il punto rete. Fatti i primi 2 punti all'angolo, andremo sempre a lavorare il primissimo punto per un totale di 3 consecutivi, poi inizieremo con la catenella che sostituisce il punto che adesso saltiamo,
punto alto nel successivo, catenella, saltiamo un punto e andiamo nel successivo, catenella, saltiamo un punto, andiamo nel successivo, catenella, saltiamo un punto, andiamo nel successivo, catenella, punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto e concludiamo il primo lato con una catenella e un punto alto nell'ultimo punto. Subito dopo andiamo a realizzare l'aumento dell'angolo, 2 punti, una catenella, 2 punti. Giro numero 7 che ho già iniziato, ho lavorato i primi 2 punti nel primissimo angolo, ne lavoro altri 2 consecutivi per un totale di 4 consecutivi, 3, 4. Dopodiché riprendo il punto di lavorazione di prima, quindi catenella che sostituisce il punto alto al di sotto e sulla catenella vado a lavorare i 3 punti alti chiusi insieme, 2 e 3, 4 asole e chiudo. Dopodiché catenella che sostituisce il punto al di sotto e poi sulla catenella ripeto 1, 2 e 3. Bene, direi anche di velocizzare così vediamo come terminare questo primo lato. Ok, catenella, ho l'ultima catenella, quindi lavoro gli ultimi 3 punti alti chiusi insieme. Ovviamente catenella, salto un punto, lavoro il secondo, 1, 2 e gli altri 2 fanno parte dell'aumento dell'angolo, quindi 3, 4. Poi aggiungiamo la catenella, altri 2 punti e abbiamo formato il secondo angolo. Questo è il primo ma è incompleto. Ripetiamo per tutto il giro. Siamo al settimo, rimarranno da lavorare gli ultimi 2 giri per completare il primo pannello. Durante il giro numero 8 e numero 9 andremo a lavorare un punto in ciascun punto, proprio come vi ho mostrato nel giro numero 5. Dove ho lavorato i punti alti sui 3 chiusi insieme e sulle catenelle. Lo schema è identico. Un'ultima accortezza: quando andate a lavorare l'ultimo giro, il nono, sugli angoli, anziché fare 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti, bisogna lavorare esattamente 5 punti alti. In questo modo non avremo lo spazietto in ciascun angolo. Questa è l'unica accortezza. Bene, ho concluso l'ultimo giro. Come vi dicevo prima, in ciascun angolo, vedete, ho fatto 5 punti alti. Dunque ho staccato il filo, chiaramente qui devo aggiungere il terzo punto alto per un totale di 5. Bene, taglio la rafia, mi aiuto con un ago e vado a fare un'asola di chiusura. Mi sono inserita nel secondo punto alto, non nel primo, quindi vado a sostituire l'asola al primo punto alto. In questo modo non ho un punto in più. Una cosa molto importante perché poi andremo a cucire. Quindi intanto vado a nascondere il filo in eccesso e questo sarà il risultato. Non fate caso al fatto che è un po' arricciato, tanto andremo a cucire il tutto. La borsa sicuramente ospiterà degli oggetti, tantissimi oggetti visto che è molto grande, e quindi di conseguenza la lavorazione si distenderà. Vi do anche le misure del primo pannello. Chiaramente realizzeremo un secondo pannello che io ho già realizzato. Abbiamo un'altezza da 35 cm per 35. Adesso andiamo a realizzare direttamente il giro borsa su uno dei 2 pannelli. Come notate ho marcato dei punti col marker solo la costina dietro. Abbiamo realizzato un pentagono costituito da 5 lati. Sulla zona inferiore abbiamo la punta, noi la lasceremo in basso. Prendiamo in considerazione il lato più retto, questo qui, dove poi successivamente andranno i manici. Per adesso
adesso occupiamoci del giro borsa. Ho marcato esattamente il terzo punto di ciascun angolo perché partiremo proprio da qui. Vediamolo nel dettaglio. Qui ho il punto di chiusura, quindi prendiamo come riferimento questo punto. Quindi terzo punto dell'angolo, inserisco l'uncinetto in costa dietro, riprendo la rafia, faccio passare, blocco con una catenella. Sempre nello stesso punto vado a fare un punto basso e il punto basso per sostituire il primo punto alto. Non farò altro che lavorare un punto alto in ciascun punto sottostante. Siccome non andremo a realizzare alcun aumento in ciascun angolo, il nostro lavoro si imbarcherà, creando così il nostro giro borsa direttamente dal pannello. Dunque, sto lavorando l'ultimo punto alto del primo lato. Guardate come si imbarca il lavoro. Ecco qui, stiamo costruendo, come vi dicevo, il giro borsa direttamente da qui. Ora, per far sì che la lavorazione rimanga così, nei 5 punti che abbiamo realizzato nell'angolo andiamo a lavorare un punto in ciascun punto. Vedrete come si imbarca anche su questa zona. 2, sempre in costa, 3, 4 e 5. Vi faccio vedere, ecco qui. Manteniamo la forma pentagonale. Continuerò in questo modo per il secondo lato. Anche qui dove c'è il punto di chiusura, nel frattempo andrò a nascondere il filo, la rafia in eccesso. Lavorerò un punto in ciascun punto. Terzo lato, altro angolo, un punto in ciascun punto. Quarto ed ultimo angolo. Mi fermerò chiaramente nel terzo punto dell'altro angolo segnato col marcapunti. Ora andremo avanti per righe. Quindi catenella, giro il mio lavoro e per dare un taglio particolare al nostro giro borsa cosa vado a fare? Guardate, entro nel primo punto e sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, ma non chiudo le ultime 2 asole. Riprendo il filo, vado nel punto successivo e vado a fare una diminuzione, quindi chiudo le prime 2. Quando ho 3 asole chiudo tutto insieme. Quindi intanto vado a lavorare sempre un punto in ciascun punto. Continuo, un punto sempre in ciascun punto. Quando arrivo al termine vado a fare un'altra diminuzione. Continuerò con le diminuzioni ad inizio e fine riga per altre 2 righe. Ecco qui il risultato, guardate, man mano sto realizzando il giro borsa che darà poi la profondità alla nostra borsa. Facciamo un breve riepilogo per intenderci. Ho fatto soltanto 3 righe, una normale e 2 di diminuzioni. Continuerò per altre 3 righe, però anziché andare a diminuire ad inizio e fine riga andrò ad aumentare per un totale di 2 righe. Poi l'ultima riga la farò normale, quindi già vi ho detto tutto, vediamo l'inizio e poi possiamo procedere anche da soli perché comunque il lavoro è abbastanza ripetitivo. Fatta l'ultima diminuzione faccio una catenella, giro il mio lavoro e proprio sopra la diminuzione vado a fare l'aumento. Intanto sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, nello stesso punto aggiungo un punto alto, quindi procedo e ripeto la stessa cosa nell'ultimo punto alto di questa quarta riga. Allora, ultimo punto alto, posso fare una catenella di sicurezza, staccare la rafia
e nascondere il filo in eccesso tra i punti. Bene, giro borsa completato, abbiamo un totale di 6 righe, abbiamo una bellissima profondità, quindi abbiamo un'altra borsa, un'altra maxi borsa super estiva. Ok, abbiamo una profondità da 11 cm, non male direi. Dunque, prima di andare a cucire il pannello all'altro pannello con il giro borsa, per comodità andiamo a realizzare il manico. Da una parte l'ho già realizzato, davvero facile e veloce. Riprendo la raffia, prendo dei marcapunti e sul bordo superiore della borsa, perché questa zona è la parte inferiore, vado a segnare il terzo punto dei 5. 1, 2 e 3 in costa, perché poi andremo a cucire in costa. Stessa cosa farò dall'altra parte. 1, 2, 3. Per realizzare il primo manico, a partire da destra mi aggancerò quindi subito dopo il marcapunti, mentre a partire da sinistra mi aggancerò 4 punti prima del marker, esattamente qui, e lo facciamo insieme. Poi ripeteremo la stessa operazione dall'altra parte. Per cui ho fatto un cappio e mi aggancio con una catenella. Ok, poi prendo il filo e nel punto sottostante vado a fare un punto alto in rilievo davanti, facendo passare l'uncinetto in questo modo. Prendo la raffia, la porto fuori e faccio un punto alto in rilievo. Riprendo il filo, passo tra un punto e l'altro da dietro verso il davanti, semplicissimo, è un punto che già abbiamo visto altre volte, chiudo, chiudo, quindi ripeto per il terzo punto, 1 e 2 e di nuovo 1 e 2 per un totale di 4 punti. Fatta la prima riga andremo a fare una seconda riga in maniera normale, catenella, giriamo il nostro lavoro e facciamo un punto alto in ciascun punto. Questa è la coda di inizio riga, me lo porto in questo modo e nel frattempo la vado a lavorare, così non lo farò dopo. Quindi entro nel primo punto, sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, casomai fate le 3 catenelle, punto successivo un punto alto, punto successivo un punto alto, ultimo punto, un punto alto normale. Quindi catenella, giro il mio lavoro, terza riga, punto alto in rilievo, prendo direttamente il filo, vado indietro, così, prendo la raffia, chiudo le prime 2 e poi le altre 2 e ripeto dal dietro verso il davanti, secondo punto alto in rilievo, terzo punto alto in rilievo, quarto punto alto in rilievo, per cui faccio la catenella, giro sempre il mio lavoro e vado a fare la quarta riga normale. Mi inserisco nel primo punto, lo sostituisco con i 2 punti bassi e poi faccio 3 punti alti. Continuerò in questo modo alternando le 2 righe per altre 11 righe. Insieme ne abbiamo fatte 4. Dunque siamo a 22 cm più 22, 44 cm di manico. Potete spingervi anche fino a 25 più 25, 50 cm. Una volta fatto questo, qui ho staccato la raffia, qui no, perché andrò a cucire i 2 pezzi. Metto i 2 manici dritto contro dritto e li unisco semplicemente a punto basso. Entro nel primo punto e nel primo punto dell'altro manico, lavoro anche la coda e chiudo a punto basso. Secondo punto con secondo punto, terzo punto con terzo punto, quarto punto con quarto punto.
Perfetto, posso fare una catenella di sicurezza, stacco la raffia e nascondo l'eccesso. Una volta cucito a punto basso, come se non avessi mai cucito, come se fosse un unico pezzo. Ed il manico è così pronto. Mi piace tra l'altro anche l'effetto un po' a zig zag, grazie alla riga appunto in rilievo e appunto normale. Infatti non andrò a rifinire, lo lascerò così in maniera molto rustica, mi piace molto. Adesso possiamo concludere il nostro progetto andando a cucire il pannello col giroborsa di manici ed il pannello con i manici. Ci ritroviamo gli stessi punti, quindi qui nessun panico, guardate, è semplicissimo. Bisogna cucire il punto che avevamo bloccato insieme col marcapunti con il primo, stessa cosa dall'altra parte. Farò questa operazione sul rovescio, poi capovolgo il lavoro e le cuciture sul dritto saranno pulite. Quindi giro il mio pannello, quindi dritto, giro anche il giroborsa, così, contro dritto. Per comodità mi blocco i punti, così, parto dal primo marcapunti, mi inserisco nel primo punto libero, prendo tutte le asole, qui non importa la costa dietro, più il primo punto. Intanto mi aggancio con una catenella. E poi faccio un punto basso. Mi trovo comoda a cucire a punto basso, se preferite potete farlo anche con ago e filo, io preferisco così. Poi secondo punto con secondo punto, terzo punto con terzo punto, vi ricordo che ci troviamo lo stesso numero di punti, quindi non dobbiamo fare assolutamente alcun calcolo, andiamo a cucire semplicemente il primo punto con quello che coincide dall'altra parte. Nulla di più, nulla di meno, davvero. Molto molto facile e veloce. E ultimo punto. Catenella di sicurezza, tacco la raffia e vado a nascondere l'eccesso tra i punti. E il progetto è così terminato. Questo è il risultato della cucitura all'interno. Adesso vi mostro all'esterno, quindi sul dritto, capovolgo il tutto. Questo è il risultato, la cucitura si trova da quest'altra parte, come se non avessimo cucito anche qui, sembra un unico pezzo. Abbiamo un'altra maxi bag, direi, è abbastanza grande, con una bellissima profondità. Qui all'interno possiamo inserire anche un telomare, una rivista, occhiali da sole, creme solari, insomma è abbastanza spaziosa, super capiente, abbastanza resistente, anche perché la raffia, oltre ad essere di ottima qualità, morbida da lavorare, lo avete visto, è super resistente. Poi vi faccio vedere il progetto una volta imbottito all'interno, perché rende molto di più. Da un pannello a un pannello abbiamo 32 cm, questo chiaramente è il giroborsa, non mi ricordo la profondità, forse da 12, sì, circa 12 cm. Abbiamo anche una bellissima altezza, 38 cm, chiaramente col giroborsa. Insomma, davvero non male, mi piace moltissimo questo modello. Sembra uno di quei modelli che di solito in estate, in questo periodo, vediamo nei negozietti. Infatti anche questo progetto è in linea con i trend del periodo. Potete munirla sia di fodera che di chiusura. Come sempre vi consiglio una chiusura magnetica. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che questa bellissima borsa vi sia piaciuta e che proverete a replicarla. Anzi, fatemi sapere se già avete utilizzato questa raffia morbidissima, se già la conoscete, scrivetemi nei commenti i vostri feedback, mi raccomando. Comunque, se provate a realizzare il progetto, taggatemi sui post, sulle storie, così riuscirò a vedere tutto. Vi ricordo che trovate queste rocche giganti di raffia sul sito borgodepazzi.com.
Tutti i link utili come sempre vi li lascio in descrizione sotto a questo video. Grazie anche per avermi fatto compagnia oggi, vi do l'appuntamento alla prossima settimana e se non ti vuoi perdere i prossimi video tutorial mi raccomando iscriviti e attiva la campanellina. Seguimi anche sui miei social per rimanere sempre in mia compagnia. Un bacino a tutti!